Mentre studiavo all'Università di Roma, mi prestai per un esperimento di psicologia di massa. Era un esperimento sotto certi aspetti molto divertente, suggestivo. Era sulla credulità delle persone o sui comportamenti abituali della gente rispetto a degli stimoli. Praticamente io con un impermeabile oscuro, nascosto tra la folla della stazione Termini, nella galleria della stazione Termini, giravo con aria riservata, quasi sospetta, con un cappello sugli occhi, dicendo pinguini, vendo pinguini, pinguini, vendo pinguini. Bene, di fronte a questa assurda offerta di vendita, le persone mi guardavano e dicevano: quanto costano? Quanto li fai? Quanto li metti? Da dove vengono? Nessuno mi chiese che cos'è che vendi esattamente, che cosa sono i pinguini, ma tutti, intrigati dall'idea che io spacciassi qualcosa di conveniente e di nascosto, accettavano questa mia promessa di vendita: pinguini, vendo pinguini. Mi è tornato in mente questo esperimento rivedendo un film importante suggestionato dall'attuale clima che c'è nella politica italiana e nel momento in cui da tutti i telegiornali, da tutti i notiziari, da tutti i giornali si sentono i vari imbonitori della politica proclamare una serie di programmi, una serie di cose. Il film che mi è tornato in mente e che vi prego di vedere, perché è un film estremamente importante sotto questo aspetto, si chiama Quinto Potere, in originale Network. È un film del 76, diretto da un grande regista della cinematografia americana che si chiama Sidney Lumet, interpretato da un magistrale Peter Finch. Ha preso l'Oscar per il film ha preso 4 Oscar, con William Holden e Faye Dunaway. Scritto da uno sceneggiatore importante, uno sceneggiatore che addirittura ha preso 3 Oscar per la sceneggiatura, che si chiama Chaddy Ciafischi. Bene, questo film che cosa racconta? Racconta la storia di un imbonitore televisivo che in realtà è un pazzo. In realtà, cioè, è un pover'uomo che improvvisamente, vessato dal mondo, reagisce, urla e strepita. E questo fatto, invece di creare scandalo, invece di creare nel pubblico un senso critico, un'osservazione, dice: oddio, questo sta male, c'è qualcosa che non va, è seguito. E più urla, più proclama, più blatera, più insulta, più grida, più la gente lo applaude, lo segue e gli dà retta. Tant'è vero che nel paradosso cinematografico si deve giungere, non vi dico il finale, ad una soluzione estrema per fermarlo, perché all'inizio la televisione, cioè diciamo il sistema, lo rigetta, non appena vede che c'è un seguito lo riprende, lo esalta, lo enfatizza per guadagnarci, per avere il consenso, per avere il più alto indice di gradimento. E poi a un certo punto si rende conto che, essendo ingestibile, deve essere eliminato in qualche modo e in qualche maniera. Questa parabola moderna, perché in realtà è una parabola, riguarda tutto e tutti, riguarda la nostra vita quotidiana. Siamo costantemente sotto le mira di qualche imbonitore, che può essere persuasivo, soave, gentile, apocalittico e terribile. Ma ricordiamoci sempre, il meccanismo che lo spinge è un meccanismo o di follia o di interesse. Nessuno, escluso un signore di 2000 anni fa in Galilea e qualcun altro, quasi sempre in Medio Oriente, nessuno l'ha fatto soltanto perché credeva di essere ispirato e lo fosse davvero, ma c'era sempre qualcuno dietro che diffondeva il suo messaggio. Ecco, questo megafono, vi prego, controllatelo bene e cercate di vedere che cosa c'è al di là delle apparenze. Grazie.